Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Eccoci di nuovo insieme nel nostro consueto appuntamento settimanale della domenica pomeriggio. Oggi vi darò alcuni aggiornamenti riguardo la nostra rubrica, Lo Scettico. Infatti, mercoledì Lo Scettico sbarcherà su un quotidiano online, Ferrara Italia. Di questa storia però parleremo meglio nel prossimo appuntamento, domenica prossima. Oggi invece vi do alcune novità, alcuni cambiamenti che riguardano il blog dove fino a questo momento sono uscite le nostre inchieste. Da stamattina, infatti, solamente chi è iscritto al blog riceverà l'aggiornamento di quando una nuova inchiesta verrà aggiunta. E questo è già successo stamattina perché, come ogni domenica mattina, è stata pubblicata una nuova inchiesta. In questo caso siamo alla seconda inchiesta. Solamente chi era già iscritto al blog ha ricevuto la notifica e ha già letto, come ho visto nelle statistiche, l'inchiesta oggi pubblicata. Perché questo cambiamento? Da un lato per premiare chi ha deciso di iscriversi al blog e dall'altro perché le stesse inchieste verranno pubblicate con poco più di una settimana di differenza nella nuova rubrica dello Scettico che invece da mercoledì sbarcherà appunto su Ferrara Italia. Quali sono i vantaggi quindi che ha chi è iscritto al blog? Vi ricordo che vi potete iscrivere sulla destra del blog se siete dal PC e se siete dal cellulare basta che utilizzate la modalità desktop. I vantaggi principali sono due. Il primo vantaggio è quello di leggere l'inchiesta completa che viene pubblicata. Infatti su Ferrara Italia gli articoli saranno un po' più striminziti, saranno più agevoli nella lettura e avranno meno link, quindi sul blog si potrà controllare ogni affermazione che viene fatta e tutti i link verranno messi a disposizione, invece su Ferrara Italia saranno molti di meno. E in più l'altro vantaggio è che si può leggere in anteprima, appunto con più di una settimana di anticipo. Chi è lo scettico? È il verificatore delle notizie mainstream. Ci hanno detto finora che il luogo deputato per la diffusione di notizie farlocche era il web. Noi invece stiamo dimostrando settimana dopo settimana che il problema principale deriva proprio dai mezzi principali di informazione, mezzi di informazione accreditata, perché quotidianamente ci danno delle notizie non vere, delle notizie farlocche, le chiamiamo, e sappiamo che questo è il problema principale perché hanno una capacità di diffusione molto maggiore rispetto a coloro che si informano sui social oppure che si fidano addirittura di ciò che leggono nei social. Quindi iscrivetevi sul blog, mercoledì c'è l'appuntamento con la prima inchiesta che verrà pubblicata su Ferrara Italia, è l'inchiesta della scorsa settimana di cui abbiamo già parlato insieme domenica scorsa. E in più vi ringrazio anche per le numerose segnalazioni che mi avete mandato, sì perché potete contattare lo scettico, mi contattate a ivan.fiorillo@gmail.com per segnalare voi stessi tutte quelle notizie strane che vedete sui principali mezzi di informazione. Stiamo parlando della carta stampata, stiamo parlando della radio e della televisione e stiamo parlando dei siti ufficiali. Attenzione, solamente mezzi di informazione ufficiali, perché è proprio questo lo scopo, demistificare tutte le falsità che ci propinano quotidianamente appunto sui mezzi ufficiali di informazione. Siete stati in tanti ad avermi segnalato delle notizie in questi giorni, alcune anche sono molto simili fra di loro, questo dimostra che ci sono dei temi in questo periodo molto cari al pubblico. Segnalatemele quindi perché lo scettico diventa un vero e proprio servizio pubblico, è lo scettico che si mette a disposizione dei cittadini che vogliono saperne di più riguardo uno specifico argomento e noi stiamo dimostrando settimana dopo settimana che proprio il web paradossalmente può essere il luogo che riesce a dimostrare la falsità di ciò che loro vogliono dirci. Infatti il paradosso è questo, che loro ci danno delle informazioni senza però mai citare le fonti e senza permetterci di verificarle, ma una persona attenta che conosce bene i temi, che sa professionalmente come si fa tutto questo, una volta che si mette a verificare ciò che loro dicono, alcune volte purtroppo stiamo parlando di notizie che ogni giorno vengono diffuse, si rende conto che sono ricche di falsità, sono ricche di costruzioni fantasiose, sono ricche di
cornici che ci permettono di comprendere quanto, ci permettono di incasellare in maniera negativa quello che vogliono dirci in maniera appunto non verificata. Lo Scettico è un servizio pubblico, contattatemi, iscrivetevi al blog, l'appuntamento quindi è per mercoledì con l'inchiesta, la prima inchiesta su Ferrara Italia, e poi per domenica prossima, la mattina, verrà pubblicata la terza inchiesta dello Scettico, che riceverete solamente se vi iscrivete gratis sul blog, e poi noi ci vediamo domenica pomeriggio sempre alle 6, quindi tra 7 giorni, con il consueto appuntamento live su YouTube. Ricordate che quello che loro oggi chiamano complottismo un tempo si chiamava giornalismo, e noi lo stiamo dimostrando settimana dopo settimana. A presto da Ivan Fiorillo.